Nel contenuto precedente, che ti invito a recuperare se te lo sei perso, avevo recensito l'ennesimo libro che mi ha lasciato addosso una certa dose di perplessità ed è da quel piccolo, grande disagio che mi è nata un'idea. Perché non trasformare quella delusione in qualcosa di utile, di diverso, di più, un po' come in palestra? C'è chi trasforma la rabbia in energia per spingere di più e c'è chi invece la incanala in modo diverso, tipo creare una nuova playlist di letture. Così ho deciso di colmare un vuoto che ormai grida vendetta, quello della community manga, un mondo fatto di relazioni parasociali, serie fotocopia e gare a chi ce l'ha più grosso. Il numero di volumi in libreria, ovviamente. Ma ora basta lamentarsi. È tempo di voltare pagina, letteralmente, e tuffarci in una nuova lettura. Svendere l'anima per qualche spicciolo. Lottare contro una classe politica che sembra ignorare le sofferenze del popolo. Rinunciare ai propri sogni per cercare una stabilità che sembra sempre sfuggente, dedicando la propria vita a un lavoro che non appaga. No, non sto parlando della vita dell'italiano medio, ma dei temi trattati in Trash Market, di Tadao Tsuge, uno dei più importanti esponenti del Gekiga, il fumetto alternativo giapponese. Questo volume, edito da Oblomov Edizioni, è una raccolta di storie autoconclusive scritte verso la fine degli anni 60, che denunciano la realtà giapponese del dopoguerra, segnando una critica profonda alla società dell'epoca. L'autore, Tadao Tsuge, insieme al più conosciuto fratello maggiore Ryoshiharu, è uno dei pionieri del Gekiga, movimento che si distacca da quello che era il tradizionale fumetto giapponese, rappresentando storie cupe e drammatiche, lontane dai sogni e dalle avventure raccontate nel panorama mainstream del tempo. Tadao ha vissuto in un paese in rapido cambiamento, dove le cicatrici del conflitto bellico erano ancora ben visibili, e grazie alla sua arte ha cercato di dare voce ai più emarginati e diseredati della società. L'opera presenta un tratto semplice ed essenziale, che a primo impatto potrebbe sembrare primitivo o addirittura amatoriale, ma dietro questa semplicità si nasconde una profondità emotiva che fa riflettere sulle infinite possibilità che il fumetto, o comunque l'arte in generale, mette a disposizione per trattare tematiche di spessore, come ad esempio la denuncia sociale. Il Gekiga utilizza questo media per denunciare società, povertà, ingiustizie. L'autore non cerca bellezza estetica, ma vuol far breccia nell'animo del lettore, prendendo il suo cuore e facendolo a pezzettini. Il volume è un'antologia composta da 7 capitoli autoconclusivi, scritti verso la fine degli anni 60, che trattano temi universali di disagio sociale e lotta per la sopravvivenza. I temi ricorrenti includono il trauma della guerra, il precariato, la povertà, la disillusione verso i sogni e l'impossibilità di costruirsi una vita migliore. Per esempio, nella prima storia, Vincent van Gogh sulla collina, il protagonista si paragona al celebre pittore, desideroso di dipingere, ma costretto a lavorare per sopravvivere. Assistiamo a una lotta interiore tra il suo sogno di diventare un artista e la cruda realtà di un lavoro insoddisfacente. Nella seconda storia, Ode a Showa, viene descritta una famiglia disfunzionale, nella quale una figura paterna prepotente e incapace di agire crea un ambiente familiare violento. Un'ode ironica ai bei vecchi tempi in cui la violenza era parte del quotidiano, contrapposta alla concezione odierna di educazione e affetto. Il capitolo diventa ancora più inquietante se analizziamo quello che disse l'autore in un articolo scritto 30 anni dopo. Casa mia era un posto pericoloso per me. Rischiavo di prendere botte in qualsiasi momento, per il motivo più insignificante. A casa c'era il mio patrigno,
pessimo carattere e troppo malato per lavorare. E c'era anche il patrigno di mia madre, un vecchio e rosso pescatore. Vivevano tutti sotto lo stesso tetto e stavano tutto il giorno a scannarsi, e io ci finivo sempre in mezzo. L'ultimo capitolo, Trash Market, che dà il nome al volume, è un racconto autoreferenziale che segue le avventure di un gruppo di uomini che si recano alla banca del sangue per fare una donazione in cambio di pochi spiccioli. La storia esplora il degrado sociale, la perversione, la rassegnazione e la lotta quotidiana per la sopravvivenza in una società che non offre speranze. L'esperienza lavorativa nella banca del sangue ha segnato profondamente l'autore, sia fisicamente che artisticamente. Infatti, a causa delle pessime condizioni igieniche sul luogo di lavoro, Suge ha scoperto più di 50 anni dopo di aver contratto l'epatite C. In un articolo scrisse in merito: l'acqua sporca fluiva direttamente nello scarico e lì nel canale di scolo, per cui bisognava diluirlo il più possibile per mascherare il colore del sangue. Quando si intasava, ne usciva un tanfo di decomposizione insopportabile, e se i residenti vedevano il colore dell'acqua di scolo, facevano 2 più 2 e venivano da noi a lamentarsi. Tutt'altra cosa era smaltire il sangue scaduto o quegli altri tipi di sangue dei quali ci dovevamo liberare. Quel sangue veniva prima scaricato in un bidone che si trovava sotto la finestra del laboratorio. A notte fonda, poi, quando nessuno se ne accorgeva, un operaio del turno serale andava lì e lo scaricava nel canale di scolo, diluendolo con acqua. La malattia e il degrado ha lasciato un'impronta indelebile anche nella sua arte, portandolo a dedicare ulteriori capitoli e storie a temi simili in altre sue opere. Perché dovreste leggere Trash Market? In un'epoca in cui il manga era, e in parte lo è ancora, considerato un media di intrattenimento leggero, Tadao Tsuge ha scelto di usarlo come strumento di denuncia sociale. L'opera è perfetta per chi cerca un fumetto che vada oltre le convenzioni e il già visto, in grado di trattare temi profondi e disturbanti. In un'intervista presente in fondo al volume, l'autore racconta che, nonostante il successo dei suoi lavori, ha dovuto fare i conti con le difficoltà economiche, riuscendo a mantenersi solo grazie a lavori che non avevano niente a che fare col settore artistico. Questo è un aspetto che molti creativi, anche oggi, possono riscontrare. Possiamo paragonare la sua storia a quella di migliaia di persone che, nel mondo dell'arte o anche dello sport, hanno sacrificato tutto per un sogno che non si è mai concretizzato. Nonostante il Giappone di oggi sia molto diverso da quello post-bellico descritto dall'autore, i problemi sociali e le difficoltà esistenziali che vengono raccontati sono ancora rilevanti. Le lotte contro la disuguaglianza, il precariato, il malessere psicologico e la frustrazione sono temi ancora presenti nella società odierna, rendendo Trash Market un'opera attuale e senza tempo. Oggi abbiamo esplorato qualcosa di cui pochi parlano, un'opera che non è per tutti, ma che guarda la realtà con occhi sinceri, senza filtri. Trash Market ci porta in un mondo fatto di sofferenza, lotta e disillusione. Spero che questo video possa avervi acceso la curiosità per approfondire questo lato del fumetto spesso ignorato, ma che è tutto da scoprire. Se cercate storie che non seguono i soliti schemi, allora questo titolo fa il caso vostro. Se volete recuperarlo, trovate il link per acquistarlo qui sotto in descrizione.